Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progettino che avete visto nelle foto in anteprima ho scelto di nuovo il Donny della Tessilan e uncinetto numero 3,5. Vi lascio tutorial. Il mio sprone è pronto per essere appunto diviso per fare lo scalfo della manica. Allora io ho fatto 128 maglie multiplo di 8 e questo motivo che andremo a fare è un motivo che si sviluppa in 8 righe. Io l'ho fatto per il mio sprone per una taglia S, io ho fatto 2 volte il motivo, quindi il motivo finisce nei quadretti. Dove arriviamo nei quadretti finisce il nostro motivo, quindi poi riprendiamo di nuovo il motivo con le maglie alte e riprendiamo di nuovo il motivo, e io mi sono fermata appunto finito il mio motivo con i quadretti e mi sono fermata. A questo punto io vado adesso a dividerlo, ma prima vi voglio dare le mie misure. Quindi come larghezza io ho 53 centimetri e come altezza io ho 16 centimetri e mi sono fermata. A questo punto adesso io vado a dividere per fare lo scalfo della manica e il mio busto. Se dovete andare a fare una taglia in più vi conviene lasciare lo stesso numero di catenelle, qui 128 catenelle. Se avete un seno abbondante appunto andate a fare un motivo in più, quindi il motivo si sviluppa in 8 righe, quindi partendo dalle maglie alte e finendo ai quadretti, quindi questo sarebbe il motivo. Quindi io mi sono fermata a 2 motivi, voi andate a fare 3 o aggiungete delle catenelle qui, quindi se non volete tutto il motivo aggiungete delle catenelle qui e allargate sia lo scalfo della manica che il vostro busto, ok? Prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le nostre catenelle, li portiamo tutti sul dritto e chiudiamo la prima con l'ultima con una maglia bassissima. Ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, passiamo nella catenella successiva e andiamo a fare una maglia alta. Allora andiamo a fare tutte le maglie alte, 128 maglie alte, poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro di maglie alte, andiamo e ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. A questo punto facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare maglia bassa, rientriamo nuovamente, un'altra maglia bassa, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, salto 3 maglie di base, quindi 1 2 3, entro nella quarta e vado a fare 1, rientro nuovamente e 2 maglie basse, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, salto 1 2 3, entro nella quarta maglia e vado a fare 2 maglie basse, 1 e 2 maglie basse, tutte e 2 insieme. Quindi continuiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto le mie 3 catenelle, mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale, nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Questo è il filo dietro, con una maglia bassissima cammino, mi sposto nelle 3 catenelle qui, mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare 1 e 2 maglie alte, quindi 3 maglie alte. Adesso faccio 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, entro nello spazietto delle 3 catenelle successive e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro nuovamente e vado a fare una maglia bassa, così 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nelle 3 catenelle nello spazietto di 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 3 catenelle, passo nello spazietto successivo, vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro nuovamente, maglia bassa.
Quindi lo andiamo a fare per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro ho fatto la maglia bassa, le 2 catenelle in maglia bassa, 3 catenelle e mi vado a chiudere nella maglia alta iniziale, nelle 3 catenelle, quindi vado nella catenella in alto e mi chiudo con una maglia bassissima, così. Allora mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e vado a fare 2 maglie, quindi le 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e un'altra maglia alta, quindi 2 maglie. Nella prima maglia facciamo 2 maglie alte, passo nella maglia del centro e vado a fare maglia alta, e nella terza maglia alta vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte prese nello stesso punto. Quindi ho fatto nella prima maglia delle 3 maglie alte ho fatto 2 maglie, nella maglia centrale ho fatto una maglia, nell'ultima maglia ho fatto 2 maglie alte. Faccio 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, passo nello spazietto delle 2 catenelle, quindi maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, entro al centro e vado a fare una maglia bassa, vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, vado nelle 3 maglie alte, vado nella prima e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, nella maglia centrale vado a fare una maglia solamente alta e nell'ultima maglia, nella terza maglia, vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, passo nelle 2 catenelle, maglia bassa, catenelle, maglia bassa, entro al centro e vado a fare una maglia bassa. Quindi proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto la maglia bassa dentro le 2 catenelle, 3 catenelle, mi vado a chiudere nella terza maglia iniziale, nella terza catenella iniziale della prima maglia alta. A questo punto andiamo a fare il prossimo giro. Il prossimo giro andremo a fare, ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, passiamo nella maglia successiva, andiamo a fare maglia alta, maglia successiva, andiamo a fare maglia alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, quindi nella maglia centrale entro per 2 volte, quindi faccio maglia alta, 5 catenelle, rientro a un'altra maglia alta e vado a fare un archettino così, passo nella maglia successiva, maglia alta, maglia successiva, maglia alta, ecco qua, senza fare catenelle, senza fare niente, passo direttamente nella maglia alta del ventaglietto successivo, quindi entro nella maglia, nella prima maglia e vado a fare maglia alta, nella seconda maglia vado a fare maglia alta e nella terza maglia vado a fare maglia alta, catenella, 2 3 4 5 catenelle, rientro di nuovo un'altra maglia alta, passo nella maglia alta successiva e vado a fare maglia alta e maglia alta, quindi vado a fare questo archettino, vedete? Quindi maglia alta, nella maglia centrale vado a fare maglia alta, 5 catenelle e un'altra maglia alta e poi finisco con altri 2 maglie alte. Quindi lo andiamo a fare un'altra volta e poi lo ripetiamo per tutto il giro. Quindi maglia alta, vado nella maglia centrale, vado a fare maglia alta, 1 2 3 4 5 catenelle, prendo il filo di nuovo sull'uncinetto, rientro e vado a fare un'altra maglia alta e finisco con 2 maglie, 1 e 2 maglie alte. Ok, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro mi vado a chiudere nella prima maglia alta le 3 catenelle, quindi nella catenella in alto mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime ci spostiamo al centro delle catenelle, quindi faccio delle maglie bassissime
qui, mi sposto qui al centro del ventaglietto, mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e poi ne faccio una di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Quindi ne dobbiamo andare a fare 6, quindi 1 2 3 4 5 e 6 catenella, e mi vado a chiudere al centro dei 2 ventaglietti. Quindi vedete qui c'è il primo ventaglietto, qui al centro mi vado a chiudere con una maglia bassa, quindi entro e vado a fare una maglia bassa, faccio una catenella, passo nell'archetto successivo e vado a ripetere tutto, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenelle, siamo a 4, maglia alta, catenelle, siamo a 5, maglia alta, catenella e siamo a 6, quindi 6 maglie alte separate da una catenella. Passo al centro, vedete questo è il primo ventaglietto, poi ci sono le maglie alte qui al centro tra i 2 ventaglietti qui al centro e mi vado a chiudere con una maglia bassa, faccio una catenella e passo nel ventaglietto successivo e ripeto tutto, quindi maglia alta, 6 maglie alte separate da una catenella, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro, ho fatto la maglia bassa e la catenella, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi 1 2 3, nella terza catenella mi chiudo, con una maglia bassissima mi sposto nello spazietto della catenella, mi sposto al centro, mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, quindi prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare una maglia lavorata a metà, filo sull'uncinetto, rientro nuovamente e vado a fare la seconda maglia alta chiusa a metà e poi chiudo tutte insieme, 2 catenelle, 1 2, passo nello spazietto successivo e vado a fare 1 2 3 maglie chiuse a metà e poi chiudo tutte insieme, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, passo nello spazietto successivo e vado a fare 1 2 3 maglie chiuse a metà e poi chiudo tutte insieme, 2 catenelle, 1 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto successivo e vado a fare maglia alta chiusa a metà, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta chiusa a metà e poi chiudo tutte insieme, 2 catenelle, 1 2 catenelle e passo nell'ultimo spazietto e ripeto tutto, quindi 3 maglie alte chiuse a metà, 1 2 3 maglie alte chiuse a metà e poi chiudiamo tutto insieme così. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e passo nello spazietto dell'altro ventaglietto, quindi nel primo spazietto dell'altro ventaglietto e ripeto tutto, quindi 1 2 3 maglie chiuse a metà e poi chiudiamo tutto insieme, 2 catenelle, 1 2, passo nello spazietto successivo e ripeto 1 2 3 maglie chiuse a metà, chiudiamo tutte insieme, facciamo 2 catenelle, spazietto successivo 1 2 3 maglie chiuse a metà, chiudiamo tutte insieme, 2 catenelle, spazietto successivo, 3 maglie chiuse a metà, 2 3 maglie chiuse a metà e poi chiudiamo tutte insieme, 2 catenelle, ultimo spazietto, entriamo e facciamo 1 2 3 maglie chiuse a metà e poi chiudiamo tutte insieme. Qui per passare nell'altro ventaglietto, nell'altro spazietto, andiamo a fare una catenella,
prendo il filo sull'uncinetto e passo nello spazietto successivo e ripeto tutto. Quindi lo andiamo a fare per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto la catenella e mi vado a chiudere al centro delle 3 maglie chiuse insieme, quindi vado al centro e mi chiudo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto nelle 2 catenelle, al centro delle 2 catenelle qui. Mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e poi ne faccio altre 2 di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nelle 2 catenelle successive e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nelle 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello spazietto delle 2 catenelle e vado a fare maglia alta. Qui abbiamo i due gruppetti di 3 maglie chiuse insieme, quindi che cosa facciamo? 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo direttamente nello spazietto delle 2 catenelle e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, spazietto successivo, maglia alta, 2 catenelle, spazietto successivo, maglia alta, 2 catenelle, spazietto successivo, maglia alta, 2 catenelle, quindi passo nello spazietto, quindi supero i due gruppetti di maglie alte, prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto successivo e vado a fare maglia alta. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto la maglia alta nello spazietto tra i 2 gruppetti di maglie alte chiuse insieme, ho fatto le 2 catenelle, adesso mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi 1, 2, nella terza catenella mi vado a chiudere con una maglia bassissima. A questo punto ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 catenelle, nello spazietto di 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Qui andiamo a fare sopra la maglia alta, andiamo a fare maglia alta, nello spazietto delle 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. Qui abbiamo la maglia alta, andiamo a fare maglia alta, spazietto delle 2 catenelle, 2 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro, quindi nello spazietto delle 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte, sulla maglia alta andiamo a fare una maglia alta. Allora completiamo il giro di maglie alte e poi alla fine del giro ci vediamo qui per iniziare il secondo motivo, che cambia solamente l'inizio. Quindi dal secondo motivo cambia solamente l'inizio, dopodiché è uguale al primo. Completiamo il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro di maglie alte, ho fatto tutto il giro di maglie alte, a questo punto andiamo a cominciare il secondo motivo. Allora mi alzo con una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto, vado a fare una maglia, vado a fare una maglia bassa, una prima maglia bassa e una seconda maglia bassa. Quindi nel primo motivo abbiamo fatto 2 maglie basse insieme e poi le 3 catenelle. Ok, andiamo a fare 3 catenelle, 3 catenelle, salto 1, 2, 3 e vado nella quarta maglia e vado a fare maglia bassa, passo nella maglia successiva e vado a fare un'altra maglia bassa. Quindi ho separato le maglie basse, quindi se qui li faccio tutte e due nello stesso punto, qui nel prossimo punto li vado a separare. Quindi una volta li faccio insieme, una volta li separo. 3 catenelle, 1, 2, 3, adesso li devo fare insieme, quindi 1, 2, 3, nella quarta vado a fare 2 maglie basse tutte e due insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, adesso li separo, 1, 2, 3, nella quarta entro e faccio maglia bassa, nella quinta entro e faccio maglia bassa, quindi qui li separo, qui li unisco e qui li separo. Quindi completiamo tutto il giro ricordandoci di andare a fare
una volta li lavoriamo tutte e due insieme, una volta li separiamo le maglie basse, quindi completiamo tutto il giro e il nostro motivo poi è uguale al primo motivo. Allora, a questo punto ho preso la misura del mio scalfo della manica e della mia circonferenza. Adesso vi dico anche la misura della circonferenza. Io ho 35 di circonferenza e come scalfo della manica ho 15 centimetri e mi va bene così. A questo punto dobbiamo andare ad unire il nostro sprone, quindi io volto e lavoro, quindi io mi sono fermata con i quadretti. A questo punto devo andare a fare le maglie alte, quindi andiamo a fare le maglie alte, ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e andiamo a fare le nostre maglie alte. Quindi dentro il quadretto andiamo a fare 2 maglie alte, mentre sulla maglia alta andiamo a fare maglia alta. Proseguiamo per tutta la riga e arriviamo fino al marcapunti e ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata al segnapunti, ho fatto l'ultima maglia alta sulla maglia alta, quindi nel quadretto vedete c'è il segnapunti. Allora io prendo il filo sull'uncinetto, entro nel quadretto, vado a prendere l'altro quadretto dall'altra parte dove c'è il segnapunti, quindi entro nell'altro quadretto e faccio una maglia alta, quindi prendendo sia il quadretto da una parte che il quadretto dall'altra parte faccio una maglia alta così ed ho unito il mio sprone. L'ultima maglia alta l'ho fatta qui prima del quadretto, quindi la vado a fare dopo il quadretto, quindi dove c'è la maglia alta vado a fare una maglia alta, quindi e continuo a fare le mie magliette, quindi dentro un quadretto vado a fare 2 maglie alte, mentre sopra la maglia alta vado a fare una maglia alta. Quindi proseguiamo per tutta la riga e ci vediamo dall'altra parte per unire anche l'altra parte. Allora, arrivati alla fine andiamo ad unire l'altra metà, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e faccio la mia maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel quadretto dove c'è il segnapunti, entro, prendo l'altro lato e vado ad entrare direttamente nel quadretto. Qui entro nel quadretto e vado a fare una maglia alta, ok, e ho unito anche l'altra metà. Lavoro la maglia alta nel quadretto, subito dopo il quadretto lavoro la maglia alta e vado e proseguo con le maglie alte. Quindi dobbiamo anche aggiustare, man mano lavoriamo le maglie alte, dobbiamo aggiustare anche il multiplo di 8, quindi se ci vuole qualche maglia la aggiungiamo, altrimenti se la dobbiamo togliere la togliamo. Ok, quindi proseguiamo con le maglie alte e ci chiudiamo qui nella terza catenella con una maglia bassissima e iniziamo il motivo. Terminate le maglie alte andiamo ad iniziare il nostro motivo, facciamo una catenella, rientriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia bassa, quindi questa volta andiamo a fare solamente una maglia bassa. Per tutto il lavoro ormai andremo a fare, per tutti i motivi che facciamo, andiamo a fare solamente una maglia bassa. Qui ne abbiamo fatti 2 perché dovevamo andare ad allargare il nostro sprone, mentre qui ne andiamo a fare una. 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, salto 1 2 3, entro nella quarta e vado a fare maglia bassa, 1 2 3 catenelle, salto 1 2 3, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, 1 2 3, entro nella quarta e vado a fare maglia bassa. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro andiamo a fare il prossimo giro, quindi con una maglia bassissima ci spostiamo dentro l'archettino delle catenelle, con una maglia bassissima ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle e poi facciamo altre 2 maglie alte, quindi totale 3 maglie alte, 1 e 2, quindi totale 3 maglie alte dentro il primo archettino, 3 catenelle, 1 2
3 catenelle, passo nell'archettino successivo e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle e un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nell'archettino successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 3 catenelle, passo nell'archettino successivo e vado a fare maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia bassa, quindi maglia bassa, 2 catenelle e maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 3 catenelle, passo nell'archettino successivo, maglia bassa, 2 catenelle e un'altra maglia bassa, 3 catenelle, andiamo nell'archettino successivo e ripetiamo tutto, quindi lo proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, mi sono andata a chiudere nella terza catenella iniziale. A questo punto iniziamo il prossimo giro, andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia alta, nella maglia successiva vado a fare maglia alta, nella maglia successiva vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Allora, a questo punto andiamo a fare 2 catenelle, mentre prima nei due motivi prima abbiamo fatto i 3 catenelle perché dovevamo andare ad allargare il nostro sprone. Questa volta non dobbiamo andare ad allargare, quindi andiamo a fare 2 catenelle, 1 2 catenelle, entro nelle 2 catenelle qui, maglia bassa, catenelle, maglia bassa, entro al centro e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, maglia successiva, maglia alta, maglia successiva ancora 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, vado al centro qui tra le 2 maglie basse, qui vado a fare maglia bassa, 2 catenelle e ricomincio a fare nelle 3 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte nella prima maglia, nella maglia successiva vado a fare una maglia alta e nella maglia successiva ancora vado a fare 2 maglie alte e 2, quindi vado a fare 2 catenelle. Quindi da questo momento in poi, da questo giro in poi, andremo a fare 2 catenelle, quindi ripetiamo per tutto il giro con 2 catenelle. Se prima ne abbiamo fatto nei giri, nei motivi prima abbiamo fatto 3 catenelle, questa volta per tutto il nostro lavoro andremo a fare 2 catenelle, quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro andiamo a fare il prossimo giro, quindi mi sono andata a chiudere nella terza catenella, qui abbiamo fatto 2 catenelle non 3, ok, quindi 2 catenelle maglia bassa, 2 catenelle, quindi andiamo ad alzarci con 3 catenelle, entro nella maglia successiva e vado a fare maglia alta, nella maglia successiva vado a fare maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, perché qui nei motivi abbiamo fatto 5 catenelle, qui invece adesso ne facciamo 3 catenelle, quindi 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta e finisco con altre 2 maglie alte. Ok, quindi abbiamo fatto maglia alta, dentro nella maglia successiva abbiamo fatto maglia alta, 3 catenelle, maglia alta e maglia alta. Qui invece abbiamo fatto maglia alta, maglia alta, 5 catenelle, nello stesso punto un'altra maglia alta, quindi andiamo a diminuire le maglie.
prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia alta del ventaglietto successivo e vado ad entrare nella maglia alta e vado a fare maglia alta, nella maglia successiva maglia alta e nella maglia centrale vado a fare una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Rimangono 2 maglie alte e vado a finire con 2 maglie alte. Ok, e questo è il ventaglietto. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nel ventaglietto successivo e vado a fare maglia alta, nella maglia successiva vado a fare un'altra maglia alta, nella maglia centrale vado a fare maglia alta, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e faccio un'altra maglia alta e finisco il mio ventaglietto con 2 maglie alte. Ok, a posto. Allora continuiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Quindi qui al centro dobbiamo andare a fare 3 catenelle, quindi maglie alte, 3 catenelle al centro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, mi sono andata a chiudere nella terza catenella con delle maglie bassissime. Ci spostiamo al centro delle 3 catenelle, qui al centro del ventaglietto ci spostiamo con delle maglie bassissime. Qui ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e una catenella di separazione, quindi per 5 volte. Qui nel motivo di prima abbiamo fatto 6 maglie separate da una catenella, quindi 6 maglie alte separate da una catenella. Qui ne andiamo a fare 5 separate da una catenella. Siamo al 2 catenella, 3 catenella, 4 catenella e 5 maglie alte. Ecco qua, a posto di 6 ne andiamo a fare 5. Vado a fare una catenella e mi vado a chiudere al centro dei 2 ventaglietti. Vedete al centro qui mi vado a chiudere con una maglia bassa, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nel ventaglietto delle 3 maglie, vedete, delle 3 maglie, nello spazietto delle 3 catenelle vado a fare 5 maglie alte separate da una catenella, quindi maglia alta, catenella, 1 2 3 4 e 5 maglie alte. Ok, qui vado a fare una catenella e mi vado a chiudere con una maglia bassa, mi vado a chiudere al centro dei 2 ventaglietti con una maglia bassa, faccio una catenella e vado a ripetere tutto. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto delle 3 catenelle, vado a fare 5 maglie alte separate da una catenella, 1 2 3 4 e 5 maglie alte separate da una catenella. Allora ripetiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora mi sono andata a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, ho fatto la maglia bassa qui al centro dei ventaglietti, la catenella e poi mi sono chiusa nella terza catenella. Con una maglia bassissima mi sposto nel primo spazietto di una catenella, ci spostiamo così con una maglia bassissima, qui mi alzo con 3 catenelle, poi prendo il filo sull'uncinetto, rientro e lavoro la mia maglia a metà, 1 e 2 volte la maglia lavorata a metà e poi chiudo tutto insieme. Ok, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, passo nello spazietto successivo e vado a ripetere tutto, quindi 3 maglie alte chiuse a metà, 1 2 e 3, chiudo tutte insieme e faccio 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, spazietto successivo, 1 2 e 3, chiudo tutto insieme e faccio 2 catenelle, filo sull'uncinetto per l'ultima volta, quindi qui saranno 4
i gruppetti di maglie, mentre nei motivi di prima, vedete, sono 5, 1 2 3 4 e 5, mentre qui siamo a 4. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto, nell'ultimo spazietto, e vado a fare 3 maglie chiuse a metà, 2 e 3 maglie chiuse a metà, chiudo tutte insieme e faccio una catenella. Qui prendo il filo sull'uncinetto, passo nel ventaglietto successivo, nello spazietto qui della catenella, e ripeto tutto. Quindi 3 maglie chiuse a metà, 1 2 3 maglie chiuse a metà, e poi chiudo tutte insieme, 2 catenelle, passo nello spazietto successivo e ripeto tutto, 1 2 e 3, chiudo tutte insieme, 2 catenelle, spazietto successivo, 1 2 e 3, chiudo tutte insieme e faccio 2 catenelle, filo sull'uncinetto, l'ultimo spazietto, quindi 3 maglie chiuse a metà e poi chiudiamo tutte insieme. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, a questo punto è il giro dei quadretti, quindi con una maglia bassissima mi sposto dentro il primo spazietto tra il gruppetto delle maglie chiuse insieme e mi alzo con 3 catenelle. Quindi adesso io, siccome non lo voglio largo, lo voglio abbastanza stretto, non farò 2 catenelle, ma ne farò una sola. Quindi se voi avete problemi, lo volete lasciare un pochettino magari più morbido, andate a fare 2 catenelle come nei motivi che abbiamo fatto prima abbiamo fatto nei quadretti, ci sono 2 catenelle, quindi nel quadretto abbiamo fatto maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Io farò una catenella solamente perché non la voglio tanto larga, quindi mi alzo con 1 2 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e una catenella di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto e vado a fare maglia alta, catenella, spazietto successivo, 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 maglia alta. Quindi lo ripetiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, finiti i quadretti, il mio motivo si conclude qua. A questo punto dobbiamo andare avanti in lunghezza, quindi andiamo a fare i motivi per quanto lo vogliamo lungo noi. Quindi il motivo si conclude in 8 righe, comincia con le maglie alte e finisce con i quadretti, ok? Quindi andiamo a fare i motivi per quanto lo vogliamo lungo noi la maglietta. Quindi più la vogliamo lungo, più continuiamo con i motivi, ok? Quindi proseguiamo con i giri che ci servono e poi alla fine ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che mi servivano, il motivo io l'ho fatto per 3 volte, quindi ho finito il mio progetto. Quindi non ho fatto una magliettina lunga, ma l'ho fatta corta. Se dovete andare a fare la magliettina più lunga, andate avanti a fare i motivi. Io qui l'ho lasciata così con questi quadretti. Se voi volete fare un giro appunto di maglie alte o maglie mezze alte per rifinire, lo andate a fare. Io mi piace questo effetto di quadretti che si vede. Quindi da questa punta a questa punta io ho 51 centimetri e come altezza della mia magliettina ho 36 centimetri, quindi non è lunga. Bene, il mio tutorial termina qui. Vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata, e noi ci vediamo ad un prossimo video. E se non volete perdere il prossimo video, iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la campanellina. Ciao a tutti, un bacio.